Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario o Luna o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere chi sta arrivando da te. Puoi già conoscere questa persona o non conoscerla affatto. Mettiamo l'arco temporale di 4-5 giorni, è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, ok? Allora, andiamo dagli oracoli, partiamo dagli oracoli. Chi sta arrivando da te? Vediamo. Per il Sagittario, chi sta arrivando da te? Qualcuno con il quale condividere veri sentimenti romantici che vale la pena di esplorare. Real feelings, qualcuno che ha veri sentimenti romantici per te che vale la pena di esplorare. È un po' un'esortazione, no? Non dare per scontato, ne vale la pena, esplora. Ok, vediamo di metterci le nostre, le vostre metaforiche associative, il malloppone. Allora, ce lo dividiamo, facciamo così, ci prendiamo questa parte, ci battiamo solo quelle e vediamo se esce una persona che ha più energia maschile o più energia femminile, al di là se è uomo o donna, ok? Vediamo un po'. Una persona che ha sentimenti romantici per te che vale la pena di esplorare. Vediamo un po' che energia ha questa persona. Più energia maschile o più energia femminile o cosa ci vogliono dire, vediamo. E più energia femminile molto 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 bella. Allora, sta arrivando da te una persona con un'energia femminile magnetica. Quindi cosa vuol dire? Anche se è un uomo, l'energia femminile magnetica è quella persona capace di una profonda empatia, che ti comprende senza parlare. Questa è la persona. Una persona che ti penetra con lo sguardo, che ne vale la pena, che può darti un po' di... talmente empatica magari questa persona, che può darti un po' di timore reverenziale, mi viene da dire un po' così. E allo stesso tempo è una persona che può essere vulnerabile, anche lunatica a volte, perché sente molto, ha la capacità di sentire molto. È una persona che non ha un'energia maschile, quindi un'energia femminile, ciò vuol dire che è una persona che ha magari necessità di avere il là, che gli dai il là, no? Che gli fai capire, anche con lo sguardo. Vediamo un po', sono curiosissima di vedere, vediamo un po'. Vediamo i nostri tarocchi che cosa ci raccontano. Che energia ha questa persona attualmente? Che energia ha questa persona attualmente? Aspetta, mettiamoci qua. Che energia ha questa persona? Un 3 di bastoni. Questa persona ha un'energia di apertura verso il nuovo, sta guardando l'orizzonte, di programmazione, è pronta a guardare oltre i propri orizzonti, di espansione, un'energia bella di predisposizione, anche magari ti osserva da lontano, ti ha osservato da lontano. È una persona in attesa di fare qualcosa di bello, va bene? Qualcosa di nuovo che va oltre i propri confini. Vediamo cosa pensa di te o cosa penserà di te o cosa ha nella mente questa persona. 2 di denari, vedo che è una persona che sta facendo molte cose, magari può essere indaffarata su molte cose, molti aspetti della vita, oppure è una persona che può essere in dubbio su come approcciarsi a te. Ti ho detto che è una persona più ricettiva, più empatica, no? Ti osserva in silenzio magari, capito che voglio dire? Quindi può essere un po' in dubbio su come approcciarsi. Cosa ha nel cuore questa persona? La persona ha la morte nel cuore, cioè, detta così, è la morte nel cuore un po'... No, la morte nel cuore significa che col 3 di bastoni è una carta potentissima, è bellissimo, perché? Perché questa è una persona che ha chiuso un capitolo importantissimo della sua vita
e sta guardando avanti, quindi è una persona predisposta, mi spiego? La morte può essere una persona che ha tagliato delle cose importanti della sua vita, può essere un'altra relazione o delle situazioni che hanno a che fare con la sua vita personale. La morte nel cuore significa che proprio il cuore ha fatto un cambio radicale, un nuovo modo di amare anche, grazie alle esperienze magari molto dolorose del passato. Abbiamo una farfalla che indica trasformazione, nuovi inizi, una persona predisposta a nuovi inizi, perché già il 3 di bastoni me lo diceva. Il 2 di denari è come se stesse danzando un po' tra l'invisibile e il visibile, no? Tra la potrebbe avere dei dubbi su come approcciarsi alla sua vita per tanti aspetti. Mi sta parlando di una persona che ha fatto un cambio radicale, avvenuto nella coscienza, e sta organizzandosi vari aspetti della vita, non solo relazionali, ok? Vediamo un po' quale può essere il blocco, la sfida di questa persona nei tuoi confronti rispetto alle circostanze. L'asso di spade, la chiarezza mentale. Non a caso abbiamo il 2 di denari nella mente, che può essere anche un po' di oscillazione, no? Un po' di confusione. La sfida è o rivelarti o parlarti dopo che ti ha osservato un bel po', oppure proprio prendere delle decisioni su più ambiti della propria vita, avere una chiarezza mentale su più ambiti, perché vedo una persona che ha, quando c'è la morte nel cuore, è una persona un po' come la torre, però non è devastante come la torre, la morte, perché è una carta di profonda consapevolezza, non è tanto turbamento quanto profonda consapevolezza. E la chiarezza, o chiamarti o parlarti, o chiarezza su più ambiti della sua vita. Ok, abbiamo visto come sta internamente, andiamo a vedere cosa fa poi nella esternamente, no? Vediamo quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Di riconciliarsi con te, di avere dei bellissimi momenti insieme, 6 di coppe. Se la conosci già, magari una riconciliazione non te l'ha ancora detto, può essere che stava attendendo qualcosa. Il 6 di coppe nelle intenzioni magari far leva anche se la conosci già su bei momenti vissuti insieme, sai quella dolce nostalgia che poi è bella, no? Se una persona nuova è una persona che ha intenzione di condividere, connettersi con te da uno spazio integro e profondo, va bene? Vediamo, queste sono le intenzioni però, vediamo le azioni che farà. Caspita, il 10 di denari. Questa persona vuole tutto con te, stabilità, si sente proprio bene, si sente a casa con te questa persona, sente un'eredità familiare, un'eredità. Caspita, 6 di coppe, 10 di denari. 10 di coppe. È un'energia fortissima che ha questa persona. Allora si denota che questa persona ha fatto un cambio radicale nella sua vita. Sappiamo che i cambi radicali portano sempre un po' non so se si può dire, sconquassamento in tutte le aree della propria vita, no? Fatto sta che con quella carta bellissima del 3 di bastoni di apertura mi parla di una persona che sta progettando il suo futuro su più ambiti. Nei tuoi confronti, quando lo vedi arrivare da te questa persona, è una persona che dà casa, che dà famiglia, che dà senso di appartenenza. Energia finale? È bellissimo, la papessa. È una persona più ricettiva, non è una persona che fa azioni con l'energia maschile, ma fa azioni con un'energia femminile, cioè magari la puoi percepire molto enigmatica, ma la capisci dallo sguardo, tant'è che anche l'oracolo diceva, no? Condividi veri sentimenti romantici che vale la pena di esplorare. Ne vale la pena, stanno dicendo qua, ne vale la pena perché carta finale, la papessa mi parla di questa persona, ribadiscono che ha una profonda energia mistica, sensuale, magnetica, enigmatica, al tempo stesso nei tuoi confronti è predisposta in modo magnifico. Vediamo cosa ci dicono i mini tarocchi. Fino a questo momento abbiamo il segno dello scorpione e del pesce molto forte. Ma al di là del segno, questa è l'energia, ragazze mie, siamo a migliaia, ragazzi, ok? Vediamo il 3 di bastoni, energia attuale di questa persona. Energia attuale di questa persona. 3 di bastoni. 6 di coppe.
per molte di voi che state guardando, la conoscete già questa persona e vi sta osservando, sta attendendo il momento giusto per realizzare qualcosa di bello. Se invece non la conoscete, questa persona ha una bellissima energia di volersi connettere con una persona empatica e autentica come lei, ok? Come questa persona. Però secondo me la conoscete già. Vediamo la maggior parte di voi, perché ripeto, siamo a migliaia. Vediamo cosa ha nella mente col 2 di denari, i suoi pensieri quali sono, e qua ci vuole di coppe, ragazze e ragazzi. Allora, è una persona che sta cercando di cavalcare le sue emozioni più profonde, quindi è una persona che sta raggiungendo una certa maturità emotiva per farsi spazio in diverse aree della sua vita, no? È una persona emotivamente vicina al suo cuore e sta pensando anche o penserà come approcciarsi a te nel modo migliore, anche magari sistemando delle cose, 2 di denari, se vi conoscete già. È una persona nobile di cuore, mi dicono. Vediamo cosa ha nel cuore appunto con la morte. Il Papa. È possibile che abbia chiuso un matrimonio o una relazione ufficiale. Fatto sta che al di là se questo o meno, perché ripeto siamo a migliaia, il Papa nel cuore con la morte mi dice che è una persona che ha imparato una profonda lezione spirituale dovuta a un karma abbastanza pesante, e quindi adesso ritroviamo qui come una persona integra, sana, integra. Sì, vuole proprio impegnarsi con te. Papa, 10 di denari e il 6 di coppe. Non lo so se lo vedi subito questa cosa, perché ti dico è una persona più enigmatica, però questa è la sostanza. Vediamo un po' l'asso di spade, qual è il blocco o la sfida che questa persona ha nei tuoi confronti rispetto alle circostanze. Il 9 di spade, delle ansie, superare le paure di prendere questa decisione, quella che ti ho detto. Vediamo le intenzioni col 6 di coppe. Gli amanti, appunto, guarda, intenzione veramente di vivere un grande amore con te. Le paure vengono superate, le abbiamo visto, però voglio continuare un attimo su 10 di denari, le azioni che farà. Guarda, prenderà il coraggio di darti tutto. Questa è una stesa bomba. E guarda, 2 di coppe, più metto carte, più confermano. Troverà il coraggio di anche impegnarsi, il coraggio dell'impegno, va bene? Il coraggio dell'impegno, di condividere una relazione autentica quotidianamente, il 10 di denari che è tutto, no? Condividere tutto, insomma, quello che desiderate, questo è. E energia finale con la papessa. L'asso di spade, che l'avevamo al blocco, l'8 di denari e il 4 di coppe. Guarda, questa persona ti dirà assolutamente che non vuole meno di quello che il suo cuore gli chiede. E questa persona prende la decisione di parlarti e di impegnarsi nella connessione, scartando tutto ciò che il cuore non richiede. Sì, può essere. Vediamo 2 altre, aspetta. I 2 di coppe, infatti. Wow, l'imperatrice, forse la più bella stesa che ho fatto. Io vedo in questa relazione sviluppo, potenzialità messe in atto. Questa è una stesa bellissima. Fammi mettere un attimo una carta su 4 di coppe, voglio essere proprio. Perché 4 di coppe? Beh sì, è chiaro, 10 di coppe. Non vuole niente di meno di quello che il suo cuore desidera. E prenderà il coraggio per realizzare tutto questo con te. Magari non subito questa cosa arriva, tant'è che ricordiamo quello che diceva l'oracolo: condividi i veri sentimenti romantici che vale la pena di esplorare, perché dentro a questa cosa, a questa relazione c'è molto tanto, ok? Vediamo con i miei potenti oracoli lui lei cosa ti dirà questa persona. Qua abbiamo anche il segno del toro fortissimo, del leone, cancro e pesci e gemelli. Vediamo,
I miei oracoli li potete trovare sotto all'info box, in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Vediamo. Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Guarda, ti ho detto che ti sta osservando o ti guarderà prima di agire, no? E ti ho detto che è una persona con un'energia un po' più femminile, magari tu hai un'energia un po' più maschile e spiccata, ok? Sì, ti osserva con 1000 occhi. Magari sui social, qua c'è una donna sul computer. Cos'altro? O ti osserverà? Io non mi abbasso a mercanteggiare. Che cosa ti ho detto quando ho visto 10 denari? Tutto, ti dà tutto, cioè vuole dare tutto. Ok? Cos'altro? Scusate, sta passando un elicottero. Proprio dentro casa mi sta passando l'elicottero. Ok. Vediamo cos'altro. Io farò una cosa con te che non ho mai fatto nella vita. Questa è una stesa bomba, tra le migliori in assoluto che ho fatto. Perché qua questa persona da cui non te l'aspetti questa cosa, che tu la conosca o meno, che cos'è che farà con te una cosa che non ha mai fatto nella vita? Questa si delinea una persona che vuole dare tutto. Te ne accorgerai a poco, tutto. Perché? Perché ha avuto la morte nel cuore, un taglio netto con il suo passato, con il suo karma, integrando la lezione spirituale, è pronta a fare una cosa che non ha mai fatto nella vita. È molto bella questa stesa, ragazze e miei ragazzi, sto impappinando, molto bella. Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Co-creare, guarda, tra le carte migliori del mazzo stanno uscendo, e la carta della costruzione come se fosse il 10 denari, va bene? Costruire palazzi di nuovo costruzione, ragazze e ragazzi, fatemi sapere, queste mi stanno ripetendo la stessa cosa. Cos'altro? No, vabbè, guarda, felice felice. Guarda, dopo queste carte ho detto, guarda che mo esce la carta felice felice, ed è uscita. Ti vedo felicissima, ti vedo felicissima o felicissimo. Fammi vedere un poco, mi hai messo curiosità queste tra le stese più belle che ho fatto. Vediamo, perché qua ci sono dei tempi pure. Ripeto, la puoi conoscere o non conoscere questa persona. Vediamo. Perché non so se in questi 4-5 giorni, non lo so. Però è proprio chiaro, me lo stanno ribadendo. Sai perché ti dico questo? Perché mi hanno messo delle carte un po' più lente. Sai, i denari sono carte un po' più lente, non è cavallo di bastoni, non sono le carte di fuoco o di spade più veloci. I denari e le coppe sono più lenti. I denari sono lenti ma si concretizzano in modo radicale. Ecco perché volevo sapere con queste altre. Vediamo. Dolore emotivo, ferita da umiliazione. Si sta lavorando su questo aspetto. Fusione di sentimenti, mi dicono dicembre. Mi dicono dicembre. E poi fuga da una relazione, chakra del terzo occhio. Allora, io non so quando guarderai questo video. Fatto sta che, siccome queste carte hanno una cronologia temporale, l'unica cronologia me l'hanno messa qua al centro a dicembre. Perché? Perché si sta lavorando sulla ferita da umiliazione e il terzo chakra, no? Cioè l'autostima. Quindi è come se abbi un po' di pazienza se non lo vedi in 4-5 giorni questa cosa. Magari guardati l'anima gemella che ho messo per te del segno del Sagittario, perché è una stesa bellissima, veramente da crederci fino in fondo. Poi, se è passato dicembre, se non è, insomma, magari stai guardando questo video che è marzo, ok? Che cos'è dicembre in questo caso? Non è tanto la cosa cronologica, dicembre è la nascita, no? Quindi come simbolo archetipo è la nascita. È come se mi stessero dicendo con la carta di dicembre e col 10 di denari, aspettati un grande regalo che si costruirà nel tempo e ne vale davvero la pena. Ne vale davvero la pena, perché stiamo lavorando su delle ferite importanti affinché questa morte sia completa con il Papa, ok? Wow, ragazzi miei ragazzi, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo
E mi raccomando, studiate e praticate. Sotto trovate la pratica dei 21 giorni per incanalare questa meraviglia. E noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.